Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi, benvenuti agli abbonati che saranno i partecipanti privilegiati di questo video perché avranno a loro destinata una live chat di un'ora durante il video come premiere, come ai vecchi tempi, questo per scusarmi di un ritardo della pubblicazione di un video, quindi lo ridico perché non avendolo pubblicizzato molto lo ricordo agli abbonati che sostengono il canale per magari nel caso gli fosse sfuggita questa informazione. Quindi io vi aspetto all'inizio di questo video, no? Per rimanere in chat con voi e per ringraziarvi del sostegno. E veniamo all'argomento chiave: la lunga sosta di Marte in Gemelli per ben 7 mesi, dal 20 agosto 2022 al 24 marzo 2023. Allora signori, Marte, molti mi hanno richiesto questo video perché giustamente è una sosta lunga, particolare, del tutto eccezionale, soprattutto Marte insomma, è un po' scomodo, no? È il dio della guerra, porta lotta, porta competizioni, insomma, quindi giustamente vi siete chiesti che cosa comporterà, visto che le pandemie, i problemi vari, i governi che crollano, cos'altro potrebbe mai accaderci? Allora, di preciso è difficile dirlo, possiamo immaginarlo, vediamo di venirne a capo. Allora, Marte entra nel segno dei Gemelli, che è quindi il dio della guerra, il dio delle lotte, delle sfide, delle tensioni, anche dell'Eros, ragazzi, anche se in Gemelli è un Eros un po' cerebrale, un po' freddino. Il Marte è anche legato ai motori, agli spostamenti, alla meccanica, ha varie simbologie. Nel segno dei Gemelli però la lotta, la tensione, l'energia si spostano sul piano intellettuale e della dialettica, ed è fortemente connotata agli adolescenti, ai giovani, ai social, ai luoghi di divertimento. Quindi cosa potrebbe accadere? Ci saranno delle tensioni molto probabilmente riguardo alla scuola, che è il primo ambito, no? Per cui la dialettica, in cui l'intelletto si esprime. Ci saranno delle questioni scolastiche, magari i ragazzi in tempi di pandemia potrebbe rivenire su la problematica della DAD e quindi sistemare delle cose, magari reiterare soprattutto nel periodo novembre e dicembre con Giove in Pesci, che ha un ambito sanitario ed è stato, ha dimostrato di essere legato alla pandemia. Potrebbero essere richieste attraverso la vaccinazione questa copertura sanitaria e magari ci si potrebbe, come dire, porre il quesito dei giovani se sia sano per questi giovani ricevere questo tipo di cure con questa frequenza. Insomma, ovviamente però c'è la necessità di proteggerli, quindi potrebbero tra novembre e dicembre, complice il ritorno di Giove in Pesci quadrato a Marte, potrebbero ripresentarsi queste tensioni. Quello che vorrei dire innanzitutto a inizio video è che però questo ponte di 7 mesi, perché di un ponte si tratta, questo è una dialettica, perché sapete in Gemelli ce ne sono almeno due, non è una dialettica corale come se avessimo di fronte come se avessimo un transito di Marte in Pesci, perché perché il segno dei Pesci è proprio corale, è legato alle folle, però questa è una dialettica, un ponte, un creare una situazione stimolante, probabilmente scomoda, tesa, che però ha come finalità quella di far evolvere le istituzioni e i governi in modo che quella falla, quella problematica venga risolta. Perché? Perché Marte sarà in trigono con Saturno per 7 mesi. Nella prima parte del transito, fino a ottobre, Marte sarà trigono a Saturno retrogrado, quindi è probabile che nei primi mesi della scuola si ripresentino le vecchie problematiche, ok?
E ovviamente poi le vecchie problematiche della gestione dei ragazzi, delle tensioni, ovviamente non è soltanto la scuola quella interessata, anche l'editoria, dimenticavo di dirvi, perché il segno dei gemelli è fortemente legato all'editoria. Voi vi ricordate quando ci fu il nodo nord in gemelli che accaddero diverse cose? A memoria quella che mi è rimasta impressa, perché come dire, si leggeva, si rifletteva anche dal tema dell'interessato, Donald Trump, che diceva di essere stato, diciamo, che di aver avuto la stampa contro in campagna elettorale e di aver avuto dei problemi riguardo alle votazioni, ai voti arrivati tardi, per i ritardi delle poste. Anche le poste, anche i messaggi, la messaggistica, le comunicazioni, le telecomunicazioni, quindi inevitabilmente telefoni, telefonia, mobili e social, sono legati al segno dei gemelli. Quindi oltre alla scuola, a delle problematiche che possono emergere e che emergono fin tanto che i governi intervengono. Ovviamente non è soltanto una cosa italiana, il transito è planetario, quindi riguarderà tutto il pianeta, insomma, ovviamente, probabilmente, no? Come spesso accade, ci saranno delle aree che risentiranno in particolare del transito, come per esempio Saturno è in Acquario. Sappiamo già, perché lo abbiamo visto dai corsi e ricorsi storici, che quando Saturno entra nel segno dell'Acquario, da qualche parte nel mondo si lotta per la libertà e per l'uguaglianza dei diritti, e quindi tornano purtroppo in auge delle guerre, non soltanto in Ucraina, abbiamo avuto l'Afghanistan, ma ci sono 30-40 guerre attive nel mondo. Poi la stampa parla di quello che vuole, questa ovviamente è la più vicina, è la più recente, però per dire, Saturno accende, peggiora, esaspera queste situazioni proprio al fine di sollevare un problema affinché l'umanità tenti di risolverlo. I potenti della Terra, ovviamente, noi possiamo fare ben poco, però non è una cosa che riguarda tutti i pianeti, tutti i paesi, scusatemi, tutti i paesi del mondo. Si va a localizzare dove ce n'è più bisogno, cioè dove in quelle aree c'è una carenza proprio di frequenze, di consapevolezza, e quindi il focolaio si accende lì, si sviluppa lì, per tentare di fare agli umani, a quel popolo, quelle persone, quell'esperienza, e per portarle al livello degli altri, perché siamo sulla Terra, sul pianeta Terra, dove si evolve al 90% tramite la sofferenza, e quindi dove voi vedete che regna l'organizzazione, la pace, le cose funzionano, cioè non è che hanno schioccato il dito, è solo una questione di tempo. Hanno fatto prima di noi delle esperienze, oppure le hanno fatte allo stesso tempo in cui le abbiamo fatte noi, ma non tutte le persone, non tutti i popoli reagiscono allo stesso modo. Sulla Terra quello che detta tutte le leggi del mondo è il tempo, che è l'unica cosa infatti che non ha prezzo, che non si può comprare e che non torna indietro. Per il resto, insomma, voglio dire, a tutto c'è una soluzione, fuorché alla morte, ma proprio perché è legata al concetto di tempo. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti in un processo evolutivo. Chi ci arriva prima e chi ci arriva dopo. Chi ci arriva prima, più che un merito, cioè non è che chi ci arriva dopo deve essere giudicato, chi ci arriva dopo avrà meno tempo per magari fare altre cose. È soltanto una questione di tempo, ma siamo tutti più o meno sulla stessa barca. Poi insomma ci sono altre presenze di altra natura, ma questo è un altro discorso. Quindi ci saranno delle parti del mondo dove magari le comunicazioni sono particolarmente corrotte, la scuola è particolarmente degradata, e quindi delle aree, per esempio questo sta succedendo anche in Italia, no? Nelle grandi città inizia a diventare pericoloso magari prendere i mezzi pubblici. Stavo guardando delle cose che sono accadute a Milano, proprio nei pressi della stazione, che mi hanno inquietata, anche se quella è una zona leggermente pericolosa un po' da un po'. Quindi ecco, dove c'è bisogno di ordine, dove c'è bisogno che i giovani vengano tutelati, i mezzi di trasporto vengano tutelati, può succedere anche qualcosa magari su un mezzo di trasporto. Per esempio, ricordate quando quelle ragazze, c'era un gruppo di ragazze che sono state molestate, assaltate da
una comitiva enorme su un treno, quello è un fenomeno che può o ritornare o comunque verificarsi in maniera simile con Marte in Gemelli, ok? Quindi tensioni, lotte, dispute, complicazioni e anche questioni di fattori erotici, no? Questioni erotiche, passionali, ma a livello adolescenziale o virtuale, che si presenteranno e che aiuteranno in quei 7 mesi di permanenza, di insistenza. Forse se ne parlerà semplicemente, non è detto che debba venire giù il mondo, no? In determinati settori, non è detto che debba essere invivibile qualsiasi trasporto, ragazzi, qualsiasi mezzo di trasporto. Non voglio spaventare nessuno, è per farvi capire nella maniera più ampia e flessibile cosa può accadere, così quando accade lo potete verificare voi in prima persona. E quindi ci sarà questo ponte di 7 mesi che aiuterà le istituzioni rappresentate da Saturno, che fino a ottobre sarà retrogrado, invece poi, quindi prima risolverà nei primi 2 mesi del transito, probabilmente risolverà delle questioni antiche e poi sfrutterà i successivi 4-5 mesi per aggiustare il tiro. E poi Marte e Saturno escono da questi pianeti, da questi segni d'aria nel marzo del 2023, entrambi si gettano su 2 pianeti, su 2 segni. Marte entrerà nel Cancro, su 2 segni d'acqua, Marte entrerà nel Cancro, Saturno entrerà nei Pesci, formeranno un trigono che durerà un paio di mesi e che avrà, scusate, trema tutto, e che avrà poi degli sviluppi di ben altra natura. Potremo assolutamente dedicare poi un video successivo a quel periodo lì, perché ci sarà proprio uno spostamento di competenze e di energia, però dobbiamo aspettare un po' per vedere che cosa succede, perché lo spostamento di competenze e di energia nell'elemento acqua di Marte e Saturno, sempre in ottimo aspetto. Quindi quello che possiamo auspicare da questo transito in realtà, che sicuramente sarà movimentato, un po' teso, porterà diatribe, dialettiche, tensioni da una polarità all'altra, no? Sicuramente quello che possiamo aspettarci ed essere anche esauditi in questa aspettativa è un'evoluzione, un miglioramento del sistema scolastico, dei mezzi di trasporto, qualcosa a livello di editoria, di giornalismo, di stampa, di cultura, magari emerge qualche personaggio politico, qualche personaggio culturale, insomma c'è movimento tra c'è fermento in questi ambiti. Nomino la politica, uno perché ovviamente ci saranno le elezioni sotto questo transito e chissà come andrà, insomma chissà cosa emergerà. Sembra in realtà esserci, non so se troveranno subito l'accordo, non so se andrà tutto particolarmente bene il 25 settembre, tanto è vero che stavo controllando le lune, perché c'è Giove particolarmente, adesso vi guardo le lune. La luna di settembre. Allora, quello che volevo dire innanzitutto, prima di dirvi della luna di settembre che ci interessa dal punto di vista politico, che se io non lo so se risolveranno subito, quello che volevo dirvi è che i periodi più complessi, diciamo, più confusi o più tesi di questo transito sono, nello specifico, quelli più confusi dal 28 ottobre al 20 dicembre, perché Giove tornerà in Pesci e quindi farà una quadratura, e lì secondo me c'è però qualche ristrettezza dovuta al Covid, perché Giove in Pesci, quindi è come se ci fosse uno scontro, ci fossero delle energie che magari, come i giovani che si ribellano, che vogliono uscire, che hanno dei bisogni, oppure i mezzi di trasporto che devono assicurare un tot di viaggi e la pandemia invece che preme, no? Quindi 2 esigenze completamente diverse, forse una pandemia che riprende un attimo, o ripeto un bisogno di controllo da parte del sistema sanitario, forse nuove cure con un Giove retrogrado, forse no, giustamente sì, una nuova vaccinazione, qualcosa che viene fuori, che però inizialmente o non viene accettata o
dà delle problematiche, quindi c'è lo scontro di due energie che per un paio di mesi ci riproporranno una vecchia tensione, che credo sia quella sanitaria, e l'opportunità, visto che c'è un Marte diverso, di risolverla, visto che comunque abbiamo fatto un percorso diverso dall'ultimo transito di Marte in Gemelli che c'è stato nel marzo del 2021. C'era un Giove diverso, quindi abbiamo consapevolezze diverse adesso, sono uscite delle situazioni diverse, possono esserci delle legislazioni e delle sentenze diverse, quindi anche un atteggiamento diverso, un'applicazione diversa della legge, perché è il Giove, quello rispetto alla primavera del 2021, che fa la differenza. Quindi ci saranno dal 28 ottobre al 20 dicembre questo momento di confusione, e la fine della confusione, cioè dicembre inoltrato, diciamo dal 10 dicembre il Sole in Sagittario porterà l'ultima fase di questo periodo confuso, sarà anche tesa, perché ci sarà il Sole in Sagittario che si andrà a opporre a Marte e quadrerà Giove, e ci sarà una luna nuova in Sagittario già il 23 novembre, ma vediamo in dicembre, perché avevo visto qualcosa di interessante l'8 dicembre, ragazzi, credo che quello sia il momento clou. L'8 dicembre ci sarà una luna piena in Gemelli su Marte, ovviamente quadrata a Giove, e lì insomma ci dobbiamo arrivare, ovviamente seguiremo il processo, quindi novembre e dicembre sembrano essere i momenti più tesi, più complicati di questa tensione, di questa situazione. Quindi anche a livello personale possono portare qualcosa, però ragazzi credo che sia un riflesso delle istituzioni, è un riflesso della situazione politica e istituzionale. Però sì, adesso andiamo ad esaminare che cosa accade segno per segno con questa lunga sosta di Marte in Gemelli, che però alla fine ci porterà alla primavera del 2023 diversi, maturati, più evoluti. Quindi vediamo che cosa ci porta segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, voi siete tra le persone, diciamo, più facilitate da questo transito, perché Marte in Gemelli va, innanzitutto il segno dei Gemelli è un amico dell'Ariete, voi godete già del trigono di Saturno, quindi la situazione, poi voi siete figli di Marte, quindi ragazzi, a meno che proprio Marte non vi vada in bilancia, in opposizione, che vi porta uno sfasamento che effettivamente non siete abituati a gestire, perché parla di dualità di aria quando voi siete fuoco, insomma, no? Vi raffredda e vi confonde un po'. Quando si tratta di Marte, innanzitutto voi giocate in casa, è un Marte che forma un sestile, quindi un aspetto positivo con il vostro Sole, con il vostro ascendente Ariete, anche se avete la Luna, anche se avete Marte in Ariete, so che me lo chiederete, anche se avete Venere in Ariete, quindi i pianeti personali principalmente, poi ovviamente anche uno che ha pianeti generazionali, probabilmente avrete Urano, Saturno in Ariete, ragazzi, è una ventata d'aria, che si sa, i pianeti in segno di fuoco, i segni di fuoco gradiscono sempre l'aria perché li vivacizza. Allora, qui cosa succede? Marte per 7 mesi, a partire dal 20 dicembre, porta un movimento e un'intensità a livello di comunicazioni, quindi di diatribe verbali o di spostamenti. Se quello che potrebbe accadere è che abbiate un periodo di pendolarismo, questa è una cosa tipica di un Marte in Gemelli per 7 mesi, quindi potrebbe esserci uno spostamento lavorativo, frequentare l'università o un posto di lavoro da fuori sede, qualcosa del genere. È anche un momento molto di grande comunicazione verbale, di grande scambio verbale, che non è detto porti con sé, magari soprattutto nel vostro caso, non è detto che porti con sé
una lotta, voi siete figli di Marte, quindi potrebbe indicare un momento di intensa comunicazione. Magari un momento in cui fate delle pratiche, avete delle cause, dovete risolvere delle cose, oppure un momento se siete degli studenti in cui avete molte prove scritte, molti orali, è un periodo molto intenso, anche proprio di studio, di erudizione, di conoscenza. L'energia nel vostro caso potrebbe premere e spingere proprio per farvi dare la formazione, no? Per spingervi a formarvi, ad erudirvi sempre di più. Ovviamente può esserci anche una tensione con i fratelli, con le sorelle, con i cugini, ma può esserci come dire, un dissenso, uno scambio di punti di vista diversi, no? Però può esserci anche un distacco da un fratello. Un distacco da un fratello che magari va a studiare fuori, oppure è assente, magari è assente, si sposta frequentemente per fare altre cose, si allontana, quindi c'è movimento non solo con le comunicazioni, non solo con i trasporti, ma anche con fratelli e cugini. Questa tensione, no? Queste polarità, queste situazioni che si vengono a creare, però portano, formando questo trigono con Saturno, vi portano una crescita e una risoluzione in qualche modo, no? Una maturazione, un accrescimento nel vostro rapporto con gli altri, anche nel vostro essere capi capi di un team, team leader, vi porta un periodo un periodo in cui accrescete così tanto attraverso l'esperienza che fate, le vostre competenze e quindi veramente maturate delle capacità di team leader che poi vi porteranno con il ritorno di Giove sul vostro Sole dal 20 dicembre probabilmente delle soddisfazioni e delle promozioni non indifferenti. Questo può non solo accadere sul lavoro, ragazzi, questo può accadere anche a livello scolastico e di formazione. Questi un autunno, inverno intensi, grande studio, grande fatica mentale, no? Grandi nozioni accumulate che però poi vi danno quel quid in più per avere una promozione, per passare ad un corso, per avere proprio un upgrade che da Natale io vi invidio, voi trascorrerete un Natale potenzialmente ricco di grandi soddisfazioni. Non siamo tutti uguali, i transiti, gli astri inclinano e l'uomo determina, non vi sentiate esenti dalle responsabilità. I transiti, soprattutto Giove, fa sbocciare quello che trova nel piatto, quindi quello che ci mettiamo noi. Questo è un canale di astrologia evolutiva, quindi non è fortuna per tutti. Vi spiego come trarre beneficio da un transito. C'è una parte che dobbiamo fare noi. Il transito c'è, ma lo dobbiamo far fruttare noi. Quindi se fate il lavoro, l'impegno, se eseguite l'impegno che vi verrà chiesto da questo Marte, che può essere rispostamento, di erudizione, di chiarimenti, di qualcosa molto comunicativo, avrete dal 20 dicembre con il ritorno di Giove nel vostro segno, ascendente, Luna, Marte, Venere, ragazzi, tutti i vostri pianeti personali, fino a maggio 2023, un periodo di grandissime soddisfazioni. Quella fase confusa, nel vostro caso, quel ritorno di Giove su Nettuno in Pesci per 2 mesi, porterà un accrescimento della coscienza. Voi avrete degli scrupoli di coscienza, una compassione, una comprensione degli avvenimenti, questa volta in cui vi scoprirete assolutamente diversi, maturati, evoluti, riscattati proprio dalle bassezze del mondo rispetto all'anno, sicuramente almeno all'anno precedente. Quindi c'è anche uno scatto evolutivo necessario. Nell'autunno, tra novembre e dicembre, prima che Giove ritorni in Ariete, riavvolgerete proprio il nastro della memoria, della coscienza, ridarete un valore, un peso diverso agli avvenimenti, alcune cose fatte, a delle amicizie e delle inimicizie che si erano comportate in un determinato modo, e probabilmente rivaluterete in maniera diversa delle situazioni che si erano già verificate l'anno precedente o nei mesi precedenti, soprattutto all'epoca di Giove in Pesci, e
questo vi aiuterà a fare un'ulteriore pulizia di colleghi e amicizie disfunzionali e team particolare. Per voi la luna piena dell'8 dicembre su Marte potrebbe portare anche un viaggio, in quei giorni si potrebbe verificare un viaggio molto interessante o anche un incontro sentimentale, perché c'è tutta una serie di situazioni che si mettono in ballo. Ripeto, Marte in Gemelli è anche l'Eros, Marte è l'Eros, in Gemelli è un Eros che può avvenire, un Eros, un incontro con un partner o una partner che può avvenire, che si può svolgere in maniera comunicativa, epistolare, quindi la chat, la telefonata erotica, no? Qualcosa di leggermente virtuale, molto comunicativo, molto cerebrale. Potreste avere anche delle liaison, no? Conoscere delle persone con le quali principalmente si verifica la telefonata, la comunicazione, quindi il grosso della relazione si svolge nella comunicazione, e poi nelle giornate della luna piena di dicembre questa cosa potrebbe evolvere e farvi vedere se era un fuoco di paglia, semplicemente un diversivo, no? Così per fare due chiacchiere, o si ha un potenziale che poi con il ritorno di Giove sul vostro Sole, sulla vostra Luna, sul vostro ascendente, potrebbe portare a cambiare le carte in tavola. Quindi finché Giove non uscirà dal vostro segno nel maggio 2023, voi siete in una fase di rivoluzione notevole. Quindi seguiamo la pratica, ragazzi, perché probabilmente dedicherò un secondo video di Marte in Gemelli al post Giove in Pesci, quindi alla fase proprio più tesa ma anche più rivoluzionaria e di esito, che accadrà da dicembre. Però ci vuole la sfera di cristallo proprio per capire nel dettaglio come si muoveranno gli eventi, quindi probabilmente la divideremo in due. Però questo è uno sguardo, no, su questo periodo molto interessante che stiamo andando a vivere, che spero vi sia utile. Quindi ragazzi, siete in piena fase di rivoluzione, fate il vostro e avrete delle grandi soddisfazioni. E un grande in bocca al lupo per questo transito, e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, per voi questo intenso, lungo e insomma particolare, questa particolare sosta di Marte nel segno dei Gemelli potrebbe portare tensioni e cambiamenti per quanto riguarda le finanze in prima persona. Ovviamente sia che si verifichino delle uscite, no? Perché Marte di transito nel settore delle finanze e anche delle dipendenze, ragazzi, delle dipendenze affettive, delle dipendenze psicologiche, potrebbe essere portato a galla e avere delle tensioni. Per quanto riguarda le dipendenze, diciamo, personali, probabilmente, visto che Marte è in Gemelli, ne parlerete, no? Cioè magari tratterete l'argomento, magari lo affronterete con una psicoterapia, qualora dovesse esserci, no? O farete del coaching, quindi visto che questo Marte, ragazzi, è comunque foriero di una transizione positiva che ci vedrà sicuramente maturati tutti, perché Marte formerà un trigono con Saturno, quindi è un dialogo fra due pianeti positivo, costruttivo, volto proprio alla costruzione di qualcosa di nuovo, quindi è un ponte. E siccome poi da dicembre soprattutto, anche in agosto e primi di settembre, ma in dicembre ancora meglio, ci sarà anche il favore di Giove, quindi questi tre pianeti dialogano, proprio formano un trigono, ci sarà un triangolo nel cielo, quindi ci saranno sicuramente dei miglioramenti. Quindi qualora, no, uno dice oddio c'è una dipendenza, devo parlarne, qualora, perché si sa insomma il Toro tende ad essere pigro e a non amare
l'uscita dalla zona di comfort, insomma non ama, poi non ama neanche lo sforzo in generale, no? Si sa che al Toro piace la mangiatoia bassa, un certo tipo di comodità, non vi sentite, non vi risentite, insomma sono Toro anch'io, è che conoscendo i lati diciamo ombra, le debolezze del nostro carattere è chiaro che le gestiamo meglio, se la neghiamo siamo impantanati, siamo peggio di prima. Quindi questo Marte in Gemelli potrebbe portare una crescita psicologica e quindi il raggiungimento tramite appunto uno sforzo dialettico, verbale, comunicativo di una nuova leadership personale. No? Quindi noi che ci affranchiamo da qualcosa, da una paura, da un'ansia, no? Quindi c'è una sorta di guarigione alla fine di questo transito, quindi nel marzo del 2023 proprio ci sarà una sorta di raggiungimento di un grande obiettivo, no? Di una libertà importante e consolidata che poi porterà ben altri obiettivi, perché poi dopo 3 mesi arriverà Giove nel segno, quindi insomma se facciamo bene e se non facciamo i soliti pigroni della situazione è molto intensa. Altra spesa, no? Altra spesa energetica, oltre a quella verbale, all'impegno a mettere in discussione la propria psiche per migliorarla. L'altra spesa energetica può essere veramente proprio una spesa, ragazzi, monetaria, che sia per comprare una macchina, Marte in Gemelli predispone agli spostamenti, che sia per migliorare qualcosa, ragazzi, proprio che vi porterà un benessere psicologico. Questo Marte potrebbe, sempre trigono, ragazzi, è sempre trigono a Saturno, quindi porterà nella primavera del 2023 al raggiungimento di un obiettivo. Ragazzi, può essere la macchina, può essere una nuova indipendenza, può essere un nuovo comfort, però potrebbero esserci delle spese e poi possono esserci anche delle nuove fonti di denaro che, vista la durata approssimativa di Marte, 7 mesi, io li faccio arrivare a 6, potrebbero essere un contratto a tempo determinato di prova di 6 mesi, che poi molto probabilmente, se fate il vostro, se sfruttate questo bel trigono di Marte con Saturno, può diventare un tempo indeterminato e percepirete l'aria che tira principalmente da fine dicembre, gennaio, insomma avrete già capito come stanno le cose, anche perché voi avrete una luna piena in Toro, ovviamente ragazzi in novembre per voi il periodo più teso di questo transito sarà veramente tra novembre e dicembre. In novembre il Toro, l'ascendente Toro, insomma chiunque abbia dei pianeti, soprattutto la luna in Toro, dei pianeti personali in Toro, entra in quel cono d'ombra che è quel mese all'anno in cui si confronta con la sua parte in ombra, no? Emergono i nemici, i propri fantasmi interiori, quindi si è sempre un po' turbati, e con una bella luna piena in Toro, questo lavoro interiore, questo check-up che stiamo facendo con questo Marte in Gemelli si manifesterà per farci fare il punto della situazione e quindi eventualmente raddrizzare il tiro. È il caso di non sprecare questo transito, perché può portare gli amici del Toro lontano e gli può portare una certa leggerezza. Il Toro non sempre, anzi quasi mai, ha una notevole leggerezza, invece in questo caso, grazie a questo trigono di aria, aggiunto poi dal trigono di fuoco con Giove, ragazzi, possono portare una ventata proprio di novità e di leggerezza che veramente farà il quid, perché comunque voi avete il trigono di Saturno in un punto chiave che, se ben sfruttato, nel 2023, io ve lo ricordo, c'è il ritorno di Giove dopo 12 anni nel segno del Toro. Qui bisogna dedicare un video ad hoc, si chiude un ciclo iniziato nel 2012-2013, proprio legato alle aspirazioni personali, al successo, al raggiungimento al potere, al successo. Ragazzi, si chiude un transito che è stato un pochino disfunzionale, se ne apre un altro migliore, e quindi
Però bisogna, e quindi ci sono buone aspettative, però bisogna lavorare nel frattempo, quindi impegnarsi psicologicamente ad emanciparsi. È un Marte che, oltre a nuove entrate, oltre a degli investimenti per andare a star meglio, oltre ad un percorso, no, psicologico di analisi e di lavoro sulla propria psiche, può portare qualche battibecco con le persone con cui solitamente si ha un rapporto di confidenza. E visto che Marte è trigono a Saturno, soprattutto nei primi 2 o 3 mesi del transito, quando Saturno sarà retrogrado, potreste avere delle tensioni con delle persone che vi convincevano fino a un certo punto e quindi arrivare a decidere di troncare nettamente. Potrebbero risorgere dei problemi, delle tensioni sulle quali eravate passati sopra nel marzo-aprile del 2021. Queste persone, dopo un momento di quiete, dopo un periodo di quiete o di lontananza, possono tornare e riportare delle tensioni, colpire, no? Attraverso proprio il transito, rimanifestarsi con il transito di Marte in Gemelli, e quindi potreste approfittare di questo transito proprio per fare anche una pulizia, no? di tutti quei rapporti magari tossici, Marte in Gemelli, no? Fondati su magari una comunicazione passivo-aggressiva, sul dispetto, sulla vendetta, no? Sulla vendettina, attraverso mai una discussione dichiarata, ma proprio un atteggiamento e un modus operandi che può rivelarsi fastidioso. Questo vale sia per le persone che possono farlo a voi, sia voi potreste essere spinti da questo transito e da qualcuno che approfitta dell'energia di questo transito per mettervi di fronte alle vostre responsabilità, quindi avere una presa di coscienza e crescere, no? E quindi decidere di smettere di farlo. È un transito molto evolutivo anche per voi ragazzi, che sicuramente difficilmente non passerà attraverso la ridefinizione dell'entourage. Non è detto che si faccia solo piazza pulita, ma tolto il vecchio, le pesantezze e le cose inutili, arriva sempre un nuovo, più leggero, migliore e più ricco di esperienze. Quindi momento evolutivo molto legato alle finanze e al lavoro. Fatemi sapere come vanno le cose. Voi siete in grande preparazione, siete un work in progress in virtù dell'ingresso di Giove nel segno del Toro tra tutto il 2023 e l'inizio del 2024, quindi poi ci dedicheremo qualcosa a parte. Un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, ovviamente voi siete i protagonisti assoluti di questo transito eccezionale di Marte che sosta nel vostro segno per 7 mesi contro i canonici 45 giorni, non 45 mesi, quindi vuol dire che l'universo vuole che l'energia si concentri su di voi per portarvi ad un determinato scopo. Allora, la congiunzione tecnicamente, anche se qui si parla di Marte e quindi è sempre intensità, che vi è sempre un'energia intensa, intellettuale, no? Una dialettica intellettuale, un lavorio mentale che vi arriva addosso come un cono di luce e che vi predilige, vi elegge a suoi preferiti per 7 mesi. Però solitamente la congiunzione è neutra, anche se insomma Marte, ripeto, solleva sempre molta energia, insomma. Perché è neutra? Perché dipende dal nostro operato, mentre la quadratura, l'opposizione sono quei transiti che io chiamo sfidanti, dissonanti, no? Che in astrologia sono quelli che danno fastidio perché portano un'energia che insomma noi dobbiamo cercare di gestire ma non tanto ci piace, insomma portano le sfide. E i trigoni, i transiti positivi, i trigoni sestili solitamente ci aiutano a trasformare, no? A risolvere delle cose, ad ottenere delle cose in maniera facilitata. La congiunzione è neutra perché dipende da noi. Ora, questo è un transito altamente evolutivo, proprio di crescita mentale. Come ripeto sempre, il Gemelli, chi si incarna nel segno dei Gemelli, si incarna con il compito di
crescere, no? Quindi di sviluppare delle qualità mercuriali, un'indipendenza di pensiero propria, uno spirito critico, analitico, maturo proprio, che non sia condizionabile, perché questo è uno delle ottave basse del segno, magari dalla famiglia, perché spesso il gemelli è figlio, molto figlio, no? Quindi ha proprio difficoltà a diventare un adulto, tant'è vero che sono i soliti Peter Pan per questo motivo, no? Perché c'è una psicologia, una psiche che è figlia, soprattutto fin tanto che ci sono i genitori. E quindi il gemelli ha questa, come dire, ha queste sfide psicologiche da portare avanti, quindi non essere influenzabile dagli amici, non essere influenzato o addirittura guidato dai genitori e sviluppare un proprio spirito critico, una propria autonomia, tanto è vero che gli è stato dato l'intelletto, Mercurio, il loro governatore, proprio perché hanno bisogno di questi talenti, di queste facoltà intellettuali, di questa ars oratoria, proprio per esprimersi al meglio. Ovviamente il gemelli, essendo un evergreen, essendo un eterno fanciullo, a volte pecca di leggerezza, anche perché non ama i richiami, no? Pecca di leggerezza e quindi non sempre fa i compiti a casa. La congiunzione, quindi quando un pianeta casca, si appoggia, si deposita, si mette sulla testa del gemelli, quello che porta è un impegno, un'esperienza, un dover fare qualcosa nella misura in cui ha fatto gli arretrati, cioè nella misura in cui è rimasto indietro. Quindi per alcuni gemelli, visto che sarà un Marte in gemelli trigono a Saturno, ci sarà una spinta alla crescita molto naturale, ragazzi, molto naturale, soprattutto nei periodi 20 agosto, settembre, 28 ottobre e poi dal 20 dicembre fino a marzo, fino al 24 marzo, perché Giove, poi vi ho già detto che c'è questo triangolo, no? Questo trigono nel cielo molto interessante, Marte, Giove, Marte in gemelli, Giove in Ariete, Saturno in Acquario, che dialogano piacevolmente, anche nei momenti ve ne accorgerete, lo verificherete, l'astrologia non deve essere una fede, ragazzi, la fede sia soltanto nei confronti delle figure religiose, l'astrologia è una cosa che va verificata, quindi se io vi suggerisco di vedere che in questi periodi, anche quando i trigoni, i sestili non saranno esattamente al grado, no? Questa ventata di armonia, di completezza si verificherà nei primi 3 mesi e negli ultimi 3 del transito. Ci sarà, diciamo, lo scarto di novembre, la prima terzina, le prime 3 settimane di dicembre, a parte quella parte centrale. Ci sono i gemelli che hanno fatto i compiti a casa, i gemelli che si sono impegnati, i gemelli che si sono maturati, che sono maturati, che avranno una evoluzione, una naturale evoluzione verso un miglioramento e una crescita. Come ve ne accorgerete? Beh, innanzitutto quando noi facciamo un salto quantico dentro, cioè quando noi guadagniamo, avanziamo, facciamo un upgrade di coscienza, di consapevolezza, lasciamo andare vecchi schemi, vecchi archetipi, vecchi rancori, vecchie minuzie, vecchie bassezze umane e miglioriamo, la realtà ce lo rimanda. Migliorano le prestazioni, migliorano i rapporti, a volte ne consegue veramente promozione, ci sono dei riscontri oggettivi. Quando si cambia dentro, quando si cresce dentro, aumenta la luce fuori, migliora proprio la realtà. Quella è la prima, diciamo, la prima finalità della crescita personale, non è per la gloria. Quando la consigliano vivamente, non è una cosa per la gloria, non è una via per l'altro mondo, sai, quando morirai troverai e migliora la realtà, si distendono i rapporti, cioè proprio i fantasmi interiori diminuiscono, smorzano, se ne vanno, e anche gli antagonisti esterni che dovevano farceli vedere, quindi i nemici, le problematiche, il collega fastidioso, insomma tutte queste cose qua
vanno via così, o smettono o si neutralizzano, o restano lì perché devono rimanerci, ma diventano innocui, si neutralizzano, o proprio non li vede, sfumano. E quindi se la vostra realtà migliorerà, qualora vi dovesse venire il dubbio, ma ragazzi, una persona che ha fatto il suo sa come stanno le cose, sa che è diversa da prima, ma la realtà, sia se lo sapete, sia se non lo sapete, se avete fatto il vostro, ve lo rimanderà. Se invece il rapporto con i figli o con i genitori non è stato espletato come si doveva, o anche con i fratelli, ragazzi, perché comunque con le amicizie, colleghi, amici, fratelli, figli e genitori, io e compagni di scuola e professori, ragazzi, per carità di Dio, queste 7 categorie di Marte in Gemelli per Gemelli e ascendente Gemelli, se avete fatto il mercante in fiera, se non avete fatto i compiti a casa, potrebbero sollevare delle tensioni, un periodo impegnativo, chiarimenti, problematiche, perché vanno viste, perché vanno risolte, perché grazie a questo Marte, trigono a Saturno e sestile a Giove, avete chi vi aiuta, chi vi sostiene, un giusto, logico e onesto punto di vista, quindi siete ben consigliati, siete favoriti, quindi non farlo adesso, non maturare adesso, non assolvere ai propri doveri adesso, non aiutare i figli se magari ne hanno bisogno, non prendersi le responsabilità dei lavori che si hanno fatto, non migliorare, non epurare le amicizie se abbiamo delle amicizie tossiche, improponibili, che spesso il Gemelli fa queste cose, insomma, se non diventate mature, non diventate tra l'altro l'adulto di cui voi avreste bisogno, no? Quindi se non iniziate a prendervi innanzitutto cura di voi stessi e poi anche di queste categorie 7 che vi ho elencato, se me ne è sfuggita una e vi si presenta qualcosa scrivetelo sotto ai commenti, insomma, allora è il momento di farlo perché sarete assolutamente traghettati. Voi dopo marzo avrete, soprattutto comincerà la prima decade, ma i compiti, come diceva mia madre, gli amici si fanno in tempo di pace, non in tempo di guerra. Da marzo avrete Saturno quadrato, poi avrete qualche stress in più, quindi poi avrete le tensioni e il lavoro che dovete fare, le responsabilità che dovete assolvere adesso con Marte in Gemelli, più qualche problematica, qualche ostilità, qualche noia a partire da marzo. E Saturno poi insomma in quadratura ci sta quei 2 anni e mezzo, 3. Quindi assolvete questa cosa perché meno zavorre ci portiamo alle dissonanze di Saturno, ragazzi, vi parlo per esperienza, e meno problemi avremo perché la quadratura di Saturno è proprio una sfida a risolvere anche in maniera accelerata cose che magari avremmo dovuto fare prima, per non parlare poi delle opposizioni, però questo è un altro libro e lo dobbiamo dire ad un altro segno. Quindi ve ne accorgete se vi assolvete, perché poi insomma il Gemelli tende ad assolversi, perché è un plutoniano, esaltazione, il Gemelli è esaltazione di Plutone, quindi si assolve e si gloria, un po' si vanta. Non me ne vogliate, ma insomma, so di che ho voce in capitolo, fidatevi. Quindi, se voi siete convinti di aver fatto il vostro, la realtà vi confermerà o meno. Usate la realtà come cartina al tornasole, questo vale per tutti, ma per voi che siete dei cerebrali, analitici, è un quid in più, quindi mi raccomando, sfruttate questo transito che preso bene è una cometa che afferrate per la coda e vi porta chissà dove. Un grande in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, questo transito di Marte in Gemelli riporta probabilmente per voi a galla delle tensioni, delle inquietudini, delle problematiche, dei fantasmi che erano emersi per esempio l'ultima volta nel periodo di marzo-aprile del 2021. Avete questo transito di Marte trigono a Saturno, però che parla di karma familiare, di eredità, ragazzi, eredità morali, eredità karmiche, quindi anche comportamentali, eredità pecuniarie, insomma, ripropone quelle dinamiche
le dinamiche che erano sorte in quel periodo e l'universo vi offre una seconda opportunità, perché questa volta ci sarà un Giove in Ariete favorevole. All'epoca c'era Giove in Acquario che potenziava e portava a essere dirompente, diciamo, l'effetto di Saturno, che ha anche un lato un po' uraniano, ha un lato uraniano anche un po' distruttivo, quindi probabilmente ha fatto venire su cose che erano state molto destabilizzanti, soprattutto per voi che amate le situazioni tranquille e le zone di comfort, no? Quindi magari era riemersa, se non dovesse essere successo allora potrebbe accadere adesso, era emersa una questione familiare, una questione legata all'eredità, una questione legata al ciclo della vita e della morte, come possono essere per esempio, ragazzi, le malattie, no? Quindi qualche problematica familiare magari poteva essere emersa, ma con il cielo che c'è adesso, con il trigono di Marte per 7 mesi a Saturno, Giove che è in Ariete, quindi indica una chiusura e un nuovo inizio, tra l'altro molto favoriti e molto fortunati, se vi impegnate, se vi adoperate anche ad analizzare quello quello che sta accadendo, no? E lo prenderete nella maniera giusta come una forma di discernimento, potreste veramente chiudere una partita con i vostri fantasmi, con degli atteggiamenti magari familiari che andavano riveduti e corretti, potreste veramente chiudere una partita e risolvere qualcosa che non avrà più bisogno di ripresentarsi, perché partiamo dal presupposto che quando un film si ripete non soltanto nella vita della stessa persona, ma nelle stesse famiglie, cioè nelle persone, nelle generazioni successive o comunque nelle stesse famiglie, è perché porta sempre un messaggio con sé. Adesso il cielo vi aiuta, vi dà un assist importante con una fase di grande illuminazione che sarà quella di novembre e dicembre, con il ritorno di Giove in Pesci, vostro amico congiunto a Nettuno, ragazzi, che vi porterà proprio ad una sorta di illuminazione, di avanzamento della coscienza, che vi aiuterà a vedere le cose in maniera diversa da prima e anche a trovare un aiuto, un'intuizione, un'illuminazione, una soluzione che questa volta hanno il potere di fare la differenza. Io sto parlando in generale perché altrimenti qui dovremmo fare casistica, no? Cioè dovremmo prendere ogni caso e parlare, ma spero che vi sia chiaro. Faccio un esempio: se ci sono, visto che Saturno è in un settore, diciamo, di quello del karma familiare, che va risolto e affrontato, perché quando c'è Saturno, che è una cosa che capita 2 o 3 volte nella vita, 3 quando abbiamo una vita molto lunga, appunto riporta a galla questo karma familiare, che possono essere degli schemi comportamentali che vanno risolti, delle abitudini che magari danneggiano la salute, un atteggiamento, una questione di coscienza. Ed è per voi, se voi riuscite, grazie al trigono di Marte in Gemelli, quindi un lavoro mentale, anche attraverso un esame di coscienza, un lavoro mentale, un'osservazione, un impegno, no? Intellettuale, volto al discernimento, alla critica, alla logica, quindi usato bene anche alla critica, ragazzi, se è necessario, anche all'affrontare verbalmente, ripeto, delle situazioni, no? Può veramente portarvi, quindi è uno snodo interessantissimo per voi questo autunno e la primavera, autunno, inverno e la primavera che verranno, può portarvi a spezzare un anello o più anelli, ragazzi, io ve lo auguro, della catena del karma familiare, e quindi ad affrancare voi e tutte le generazioni che seguono, che verranno. Io vi ricordo che chi nasce sotto il segno del cancro, dell'ascendente cancro, è molto legato al clan, spesso somiglia proprio fisicamente come una goccia d'acqua
ad un nonno, ad un genitore, a uno zio, a qualcuno della propria famiglia. Perché? Perché ne è la testimonianza anche una sorta di difficoltà ad uscire dalle dinamiche del clan, no? Spesso chi è cancro o l'ascendente cancro può fare 2 pesi e 2 misure, 2 pesi con gli estranei e l'altra misura la fa con gli amici, con i familiari, ragazzi, con il clan in primis e con quelle persone che egli sente di poter annettere per dinamiche, no? Per schemi mentali al proprio clan, cioè possono far parte della famiglia anche loro, quindi no, a volte c'è questo atteggiamento un po' mafiosetto che va sicuramente scardinato, perché noi veniamo qui per crescere, non per creare queste cose. Quindi un momento, già il cancro vive già viene da un momento catartico nel quale 2018-2020, fine 2020, inizio 2021, nel quale ha fatto passi da gigante sia il cancro che l'ascendente cancro per liberarsi da qualche catena, da qualche vincolo, proprio ragazzi karmico, no? Si è affrancato, ha fatto un grandissimo sforzo. Adesso c'è bisogno di una sorta di rinascita che però deve avvenire secondo Saturno in Acquario attraverso una distruzione, no, di vecchie proprio catene psicologiche affinché riacquistiate la libertà. Voglio tranquillizzarvi ragazzi che fatto questo sforzo, uno sforzo interiore, uno sforzo psicologico, proprio uno sforzo intellettuale, da marzo 2023 avrete il trigono strepitoso, per chi non se ne intendesse è un aspetto favorevole di Saturno che per ben 3 anni si allineerà immediatamente con Marte, poi con Giove, con Urano. Ragazzi, le stelle con Nettuno, insomma le stelle vi sosterranno e vi ripagheranno abbondantemente del lavoro intenso che avete fatto proprio nel grosso 2018-2020, tutti i testimoni, no? Dei grandi passi avanti, e adesso insomma siamo alla fine del tunnel, alla fine del percorso. C'è una maturazione psicologica da fare, c'è un grande impegno, dovete guardare veramente ai vostri fantasmi, ai vostri nemici, ai vostri limiti, anche ai vecchi preconcetti, ragazzi, a tutti i blocchi psicologici che sono sepolti nell'inconscio, a tutte le esperienze dell'adolescenza che magari vi hanno caratterizzato, a tutti quei diktat, a quelle idee, a quelle convinzioni anche superficiali, no? Che potete, anche legate al rapporto con qualcuno che magari avevate ai tempi un rapporto che avevate ai tempi della scuola, no? Perché è un Marte in Gemelli, quindi è molto scolastico. Anche l'astio che avete nei confronti di fratelli, cugini, sorelle, potrebbe essere materia, potrebbe presentarsi nelle vostre vite, essere, come dire, materia di studio, cioè faccenda da affrontare proprio per prendervi guardarvi con spirito critico, prendere la vostra parte di responsabilità, fare questa crescita, questa maturazione psicologica che, ripeto, vi porterà molto lontano. Quindi per voi è proprio un gioco psicologico, una cosa da Matrix, no? Però sfruttato al meglio vi metterà nella condizione di poter accedere ai paradisi fiscali, ai paradisi artificiali, no scherzo, ma qualcosa di simile, cioè ad una dimensione superiore, super favorita da marzo 2023. Quindi forza datemi feedback di quello che accadrà, ma sicuramente rifaremo un video aggiornato per la seconda parte di questo Marte, perché per me c'è un prima e il dopo, che è il prima è dal 20 agosto fino al 28 ottobre, giorno in cui Giove lascia il segno lascia il segno dell'Ariete, che comunque è favorevole, no? Al cielo, e crea una confusione di un paio di mesi in Pesci, e la seconda parte inizia in dicembre, verso il 20 dicembre. C'è questo 28 ottobre 20 dicembre che è uno Stargate, un portale nel quale si mischiano le energie dal 20 dicembre fino a marzo, al 24 marzo
si delineeranno positivamente, insomma, tutte le cose nella maniera migliore. Quindi questo video è uno sguardo lungo al periodo, ma credo che riguardi la parte principale, perché io non posso sapere quello che accadrà in quel non tempo, no? Nell'autunno, e quindi rifaremo sicuramente un aggiornamento per la parte successiva. Quindi fatemi sapere nei commenti, così seguiamo la pratica. E passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone e cari amici con l'ascendente Leone, per voi questo transito di 7 mesi di Marte in Gemelli crea un ponte verso il futuro, un futuro che può essere lavorativo o, perché una cosa non esclude l'altra, relazionale. Voi venite da 2 anni di Saturno contro, quindi molte situazioni sono arrivate alla svolta, ragazzi. Ci sono stati degli esiti importanti nelle relazioni, nei rapporti di lunga data, anche nei contratti lavorativi. Il Leone e l'ascendente Leone stanno facendo una grande epurazione, un grande repulisti, ma la vita sta facendo un grande repulisti, una grande epurazione anche con loro. Voi siete chiamati a, se non l'avete già fatto, se la vita non vi ha già portati a farlo negli ultimi 2 anni, se capitate per la prima volta su questi video, voi siete portati a selezionare terribilmente, oserei dire, quindi proprio con una severità ed un rigore saturnini, le relazioni interpersonali, il lavoro. Se state male in un posto, Saturno, che è anche il signore del karma, del tempo, vi dice di regalarvi la libertà. Saturno in Acquario è un grande indicatore di libertà. Quindi quando proprio è arrivato il tempo per voi di passare oltre, è probabile che, a parte che ci sarà la luna piena del 12 agosto che sarà un detonatore di eventi, se non lo avete ancora fatto, però se la vita non vi ha fatto esaurire un contratto, non vi ha messi nella condizione di andare, questo con Marte, questo transito di Marte in Gemelli che accompagna l'ultima fase di Saturno in Acquario, è il momento di farlo. Perché ci sono delle situazioni che sono arrivate al limite e non hanno più nulla da insegnarvi. Qualora si trattasse di lavoro, dal 20 agosto con l'ingresso di Marte con l'ingresso di Marte in Gemelli inizierà una fase in cui avete un periodo di formazione come di una nuova annessione in un team, in un progetto. 7 mesi intensi nei quali farete nuove amicizie, lavorerete a qualcosa di completamente nuovo, forse voi stessi sarete team leader o forse voi stessi formerete delle persone, ma sicuramente intreccerete nuovi tipi di rapporti e vi cimenterete probabilmente con un nuovo tipo di comunicazione e con una nuova squadra. Però ragazzi, Saturno, anche se a voi è il discendente, quindi ha un po' un valore, no? Come diciamo prima, epurativo. Saturno non è soltanto di rottura, Saturno è anche di premio, perché è un giudice, è un maestro severo, ma severo e giusto. Quindi quei rapporti invece lavorativi, per esempio, che adesso stiamo parlando del lavoro, quei contratti, quelle società che invece si rinnovano con il transito di Saturno, perché Saturno quando passa in un settore, e questo è quello per voi dei contratti e delle associazioni, quando passa in un settore decreta la fine o il nuovo inizio di esso. Se ha linfa vitale, se merita, se voi siete nel posto giusto, se questa cosa appartiene alla vostra mission, questa cosa riprende, questa situazione, questo contratto, questa collaborazione, questa società riprende nuova linfa vitale e riparte sostenuta più di prima, evoluta, maturata, magari annettendo nuove persone o togliendo qualcuno, ma avrà inizia un nuovo ciclo che tra l'altro molto favorevole questa volta, che durerà circa 28-30 anni. Quindi
siete nella fase in cui o una cosa finisce e questo transito di Marte vi porta a ripristinare nuove dinamiche in un posto completamente diverso, con un team completamente diverso, oppure c'è una sorta di promozione per cui diventate veramente capi, leader, come è giusto che sia per voi, perché si addice alla vostra energia essere leader, avere gestire il potere, e Giove in Trigono probabilmente vi porterà ad un upgrade, no? Quindi non è detto che ci sia la fine e un nuovo inizio, ma può esserci anche una promozione, e quindi questo però anche se doveste lavorare con lo stesso team di persone, fa sì che questo Marte in Gemelli vi faccia sentire come dire, in un contesto rinnovato dal nuovo ruolo che avete assunto, e ci sarà questo periodo, diciamo, di transizione verso qualcosa di nuovo che poi vi riporterà da fine dicembre, primi di gennaio, Giove in Ariete. C'è questa transizione di questi 7 mesi in cui vi abituerete a questa nuova fase, no? A questa nuova fase di prestigio, ragazzi, che Giove in Ariete poi ripeto, da dicembre sottolineerà ancora di più. Stesso discorso, potreste anche, come dire, finire un rapporto di lavoro e iniziarne uno in cui siete voi leader, quindi un progetto a termine, delle collaborazioni. Può esserci anche un periodo in cui magari non avete proprio dei contratti fissi, stabili, e magari questi 7 mesi di Marte potrebbero anche indicare un periodo da freelance, un periodo di formazione, ok? È una fase di transizione, è un ponte, ma il transito è positivo e difficilmente dovrebbe porvi più sfide di quante non ne abbiate attraversate e superate negli ultimi 2 anni e mezzo, quindi il transito è assolutamente positivo. Stessa cosa, ragazzi, potrebbe riguardare le relazioni. Avere Saturno al discendente indica che anche qualche matrimonio può arrivare o alla fine o comunque avere o alla fine di un atteggiamento, no? Cioè le cose possono cambiare anche perché un partner ci chiede di porre fine ad un determinato comportamento disfunzionale, che si sa che chi ha i pianeti in Leone o all'ascendente Leone può tendere, no? Ad una certa supremazia, a un eccesso di controllo. Saturno può porre anche questo limite, cioè non è detto che tutte le situazioni volgano al termine. Vi viene chiesta democrazia, vi viene chiesto un maggior rispetto e maggior libertà. Se saprete fare questo, questi mesi, no, di Marte in Gemelli potranno indicare questa sorta di noviziato, cioè questa sorta di nuovo periodo di adattamento, di adattamento a un nuovo schema comportamentale che ovviamente vi richiederà una fatica, no? Un adattamento, un'elasticità, un impegno, uno spirito critico anche verso voi stessi e un'elasticità che vi servono proprio da ponte affinché possiate godere anche voi delle fortune di Giove e insomma, dei premi che dispensa Giove. Molto bella per voi la luna dell'8 dicembre e comunque il transito del Sole in Sagittario, perché sarà un momento molto intenso per l'amore, di grandi soddisfazioni, qualora questo Saturno dovesse aver messo a dura prova i sentimenti più che le situazioni lavorative. Momento bello per l'amore, se qualcosa dovesse essere finito, quella luna piena dell'8 è il momento come di coronamento di una novità che arriva nella vostra vita. Però ragazzi, nel vostro caso il cielo si dispone tra Giove in Ariete, Saturno in Acquario, Marte in Gemelli in una maniera assolutamente positiva. C'è giusto questo grande impegno verbale, grande impegno psicologico, o a formare qualcuno o a correggere voi stessi per creare un nuovo progetto di collaborazione con le persone che vi sono vicine, oppure
ragazzi, come estrema ratio potreste anche seguire i vostri figli in un progetto, in un nuovo progetto che richieda la vostra attenzione. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e godetevi questo bel cielo. E passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questo transito di ben 7 mesi di Marte in Gemelli per voi può rappresentare un periodo sfidante e intenso per quanto riguarda il lavoro. Sembra che in questi 7 mesi si presenti una novità lavorativa a partire dal 20 agosto fino al 24 marzo, una novità lavorativa che è una sfida, un impegno, per raggiungere un impegno mentale, mnemonico, proprio di formazione culturale, una sfida, forse che comporterà anche dei trasferimenti, dei viaggi, no? Oltre che comunicazione e formazione. Fatto sta che si crea una nuova realtà, forse arrivano nuovi soci, forse c'è una nuova realtà lavorativa alla quale, se deciderete di lavorare alacremente, dietro alla quale, se deciderete di lavorare alacremente, possono celarsi delle grandi opportunità professionali e lavorative che potrebbero risolvere l'ultimo trentennio disfunzionale della vostra vita. Però vi è richiesto un impegno mentale, un impegno anche critico nei vostri confronti. Un Marte in Gemelli in un settore come quello che avete voi potrebbe anche indicare che per uscire dalle situazioni stagnanti nelle quali vi siete trovati, diciamo ultimamente, però è da un po' che le cose non vanno più come dovrebbero. Diciamo che dal 2009 si è inaugurata una fase per la Vergine molto particolare, poi ci sono state altre annate, però è dal 2009, quando Saturno è entrato sul vostro Sole e sul vostro ascendente, che si sono create delle situazioni che sembravano destinate, da cui proprio non si riusciva ad uscire, una sorta di pantano. Fatemi sapere se vi è successa questa cosa, che adesso potrebbe iniziare ad essere spezzata, però qui ci vuole una grande forza, un grande impegno, prima di tutto psicologico, proprio di lavoro, di critica, di erudizione, di impegno, un grande sforzo, ma questo trigono di Marte a Saturno potrà portarvi a uscire veramente da tutta una serie di dinamiche disfunzionali che, ripeto, potrebbero risalire a 28-30 anni fa, ma potrebbero essere peggiorate tra il 2007-2009 fino ai giorni d'oggi. Quindi siete ad un punto del ciclo per cui possono accadere veramente grandi cose. Quello che Saturno e Marte vi chiedono è la maturità di riprendere la vita, di ritrovare voi stessi, riavvolgere il nastro da quando fino a quando non lo avete perso, di riavvolgerlo fino alla vostra vita. Vi chiedono Saturno e Marte, nel vostro caso è importantissimo, di mettere in discussione tutte le cose che vi allontanano da voi stessi, cose che voi tendete a fare perché siete delle persone con un grande senso del dovere, con un grande timore di deludere, con un grande timore della critica. Quindi è stato facile per la vita e per chi avevate intorno tanti anni fa condizionare le vostre scelte e farvi anche delle pressioni, ma
Quando noi ci allontaniamo da noi stessi, la vita in qualche modo ce lo segnala, perché le cose iniziano a non girare più. Quando qualcosa ci obbliga, quando ci chiudiamo in una gabbia, quando ci prendiamo addosso dei doveri che non sono i nostri, le cose iniziano a girare poco, lentamente e male. A un certo punto ristagnano del tutto e quindi lì ci vuole un gioco di forza, proprio un gioco di potere, una ribellione e una reazione. Ma a volte sfiancati dal grande lavorio mentale che un segno della Vergine, un ascendente Vergine, una luna in Vergine fanno, e dal grande senso del dovere, fiaccati da tutti questi pesi che vi mettete addosso, da tutta questa stanchezza mentale, non riuscite a reagire più. Ora, come abbia fatto questo transito di Saturno, cosa abbia rotto, da chi vi abbia liberato piano piano, lentamente in questi 2 anni, anni e mezzo, fatto sta che soprattutto da giugno, dal 4 giugno, quando Saturno è diventato retrogrado, c'è stata tutta una serie di consapevolezze, di decisioni, di consapevolezza vostra che delle situazioni, degli atteggiamenti vostri di mancanza di rispetto nei vostri confronti erano assolutamente finiti. Vi state affrancando da qualcosa, il momento è adesso, fatelo. La luna piena del 12 agosto porterà uno switch importante e poi dal 20 l'ingresso di Marte vi chiederà quell'impegno, anche quella critica, anche quella lotta mentale, proprio una lotta psicologica che durerà 7 mesi per farvi raggiungere i vostri obiettivi. Più vi libererete dalle zavorre in questi 7 mesi che sono di preparazione, innanzitutto sono di accompagnamento all'ingresso di Saturno, alla fine del transito di Saturno in Acquario e all'inizio di Saturno in Pesci. Da marzo 2023 inizierà l'opposizione di Saturno nei confronti del vostro Sole, del vostro ascendente, della vostra Luna, dei vostri valori personali in Pesci. Cosa significa? Che più sfruttate questi 7 mesi per liberarvi da zavorre, da cose che non vi appartengono, ascoltate il vostro sentire. Per una volta non ascoltate la mente, ascoltate il cuore, neanche la pancia, perché voi siete istinti dirompenti, repressi per troppo tempo e poi pensieri razionali e critici. Nessuno dei due. Ascoltate il vostro cuore, liberatevi. Dove ci sono le vostre emozioni c'è la verità. Quello che non vi fa star bene va eliminato, quello che vi fa star bene e che vi apre il cuore e a prescindere dal fatto se togliete le convenzioni, le convenienze che vi fa sentire soli, dove state bene voi, se ascoltate il vostro cuore troverete la felicità, troverete la luce in fondo al tunnel, perché troppe volte non vi siete ascoltati. Se farete questo, quando arriverà Saturno troverà un campo arato, quindi non potrà iniziare subito a creare degli scossoni, dei vuoti e delle assenze, perché l'avrete fatto voi e in maniera consapevole. Ricordate che se non interveniamo noi come i capitani della nostra nave, se non interveniamo noi nella nostra vita e aspettiamo che ci pensi la vita, poi purtroppo la vita lo farà nelle modalità e nei tempi che non è detto ci piacciono, quindi c'è sempre un tornaconto ad agire in prima persona e a prendere in mano la situazione senza paura di giudizi e critiche. Questo è il vostro ponte per il futuro. Fatemi sapere come andranno le cose, un grande bacio e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia, cari amici con l'ascendente bilancia, questo transito di Marte in Gemelli per 7 mesi che accompagna, traghetta Saturno alla fine del transito in Acquario e l'inizio di Saturno in Pesci vi fa crescere tantissimo. Se siete degli studenti, se siete delle persone che stanno facendo formazione, se siete delle persone che lavorano nelle università, nei master, che hanno a che fare, no, con professioni o che stanno imparando cose di un livello superiore diciamo alla media, quindi dal secondo livello, dalle scuole secondarie in su, il periodo sarà assolutamente strepitoso di crescita. Immagino che molti di voi
torneranno a fare formazione, anche chi è grande con l'età si iscrive all'università, oppure consiglio, se per colpa di Saturno, per colpa di Giove opposto, se per colpa della pandemia doveste aver perso il posto di lavoro, comunque ci fosse Maretta, ragazzi, se doveste aver lasciato qualche pezzo della vostra vita indietro con questo transito di Marte, qualora aveste degli esami lasciati in sospeso all'università, un corso di studi da riprendere, il sogno di una formazione, di una qualifica, di un attestato che vi manca, questo è il momento fino a marzo del 2023 questo è il momento di approfittare, perché le stelle vi sorreggono assolutamente. Siete proprio predisposti alla crescita, a fare tipo un recap degli ultimi 2 anni e mezzo, per capire cosa vi ha tolto Saturno, quanta maturità vi ha portato, se avete dei figli, è un momento di crescita anche con i figli, perché Saturno sta passando proprio sulla quinta casa, no? Sulla vostra quinta casa, che è la casa dei figli, e quindi li sta aiutando a diventare grandi. Se ci sono delle problematiche ve le farà vedere in tutta la sua completezza, di modo che voi possiate agire. Con la luna piena del 12 agosto ci sarà una luna piena in Acquario proprio su Saturno, e poi dal 20, quindi una settimana dopo, arriverà Marte, quindi arriva l'aiuto, arriva Marte in Gemelli, che porterà qualcuno o qualcosa che, se doveste avere delle problematiche con i figli, vi aiuterà in questi 7 mesi a portarvi in un'altra realtà, proprio a creare un ponte verso la soluzione di tutto. Se si sono arenate, se l'amore ha perso pezzi, se l'amore è in crisi, ragazzi, Marte in Gemelli è un transito molto cerebrale, non è proprio passione pura, però è tanto divertimento, tanta leggerezza, tanto feeling, tanta complicità, tante conversazioni. C'è una grande possibilità di recuperare i rapporti proprio attraverso la leggerezza, attraverso i viaggi, attraverso le confidenze, attraverso il divertimento, attraverso lo studio di nuove cose. Fate cose nuove, fate escursioni, fate canoa, fate un corso di chitarra insieme, fate cose nuove. C'è il divertimento, il feeling mentale che possono ripristinare e riportare a nuova vita degli amori importanti che inevitabilmente, causa Saturno negli ultimi 2 anni, causa Giove e Marte, una combinazione esplosiva, quella tra fine maggio e i primi di luglio del 2022. Quindi è inevitabile che si siano create delle fratture, però quando c'è ancora amore, quelle fratture servono per far entrare la luce. Quindi risoluzione di questioni con i figli. Se state aspettando di avere dei figli e Saturno, ragazzi, che è il signore del karma, ha fatto emergere qualche problematica, o proprio negli ultimi 2 anni vi ha impedito questo, allora, siccome molte persone mi chiedono, no? Mi chiedono queste cose della fertilità, ragazzi, questo a partire dalla luna piena del 12 può emergere. Il motivo, che sia psicologico, perché non dobbiamo mai dimenticare la psiche, che quando non siamo pronti ci fa creare dei blocchi. Ricordiamoci che la psiche, ragazzi, crea delle patologie vere e proprie, ok? È scientifica, la somatizzazione, lo stress sono scientificamente provati. Quindi con la luna, a partire dalla luna piena del 12, potrebbe emergere qual è l'ostacolo, e quindi grazie a questo Marte che il 20 entrerà a vostro favore, il 20 agosto fino al 24 marzo del 2023, vi traghetterà verso la soluzione anche di questa cosa. Quindi se siete senza amore, in realtà con la luna piena del 12 potrebbe palesarsi qualcuno che torna dal passato, anche un passato remoto, talmente remoto che
non l'avete mai conosciuto in questa vita e potreste pensare di averlo conosciuto in un'altra, perché c'è una sensazione di riconoscimento, c'è una sensazione di familiarità, però no, è la prima volta che lo vedete. Se dovesse ripresentarsi un amore karmico, ragazzi, a scanso di equivoci, siccome è molto probabile, Saturno non scherza con gli insegnamenti, Saturno non scherza col destino, Saturno non scherza col karma. Karmico non vuol dire che dovete tenervelo per forza, perché a volte ci si fa fregare dalla convinzione che sia karmico, quindi importante. È sicuramente importante perché è materia di studio, ma sarà molto probabilmente problematico, cioè offrirà, perché è motivo di crescita, è occasione di crescita, è occasione di incontro nuovo dopo che probabilmente abbiamo lasciato dei conti in sospeso, noi o l'altro, però insomma non si è mai solo vittime o solo carnefici. Se siamo o vittime o carnefici vuol dire che siamo nello schema mentale della vittima e del carnefice, quindi a volte siamo noi la vittima e a volte siamo noi il carnefice. Rincontrare una delle due figure ci aiuterà, visti i bei transiti, vista la crescita personale che insomma adesso è materia quotidiana, si trova dovunque. Possiamo accedere alle informazioni anche gratuitamente, quindi no? Si può fare buon uso, si può cogliere l'occasione di sfruttare un incontro karmico per vedere noi stessi, per vedere magari se ci capitano sempre le stesse cose, se siamo nelle dinamiche vittima carnefice, una volta sono io, una volta è lui, insomma no, lui o lei, e quindi potrebbe tornare un incontro sentimentale, insomma, che vi risveglia vecchie dinamiche, e in questi 7 mesi, tramite sicuramente tensioni, no? Confronti, diatribe verbali e anche delle riflessioni critiche nei vostri confronti e delle situazioni che ritornano, potete fare un grande switch di consapevolezza. Vi ricordo che avete Giove opposto, quindi qualora se siete liberi, a meno che insomma non sia vallanzasca, no? Valutate chi avete di fronte, però a meno che non sia vallanzasca, potete darvi la possibilità di vedere che cosa si è presentato per valutarlo, però occhio, vi ricordo che avete Giove opposto. Soprattutto per chi è del segno della bilancia, ragazzi, anche per chi ha la luna in bilancia, i luminari. Avete fino a maggio del 2023, tranne novembre e dicembre, tranne dal 28 ottobre al 20 dicembre, meglio essere fiscali, avete l'opposizione di Giove, quindi tecnicamente non si dovrebbero prendere scelte determinantissime, fare svolte di vita, dichiararsi, e bisognerebbe essere molto cauti a chi si incontra in questo lasso di tempo, perché potrebbe non avercela detta tutta. Solitamente con l'opposizione di Giove ai luminari può accadere che incontriamo persone insincere, impegnate, che non hanno nessuno, che ci prendono in giro, e però all'inizio sembrano il cavallo giusto. Quindi accortezza, realismo, non guardate a quello che dicono, perché solitamente con Giove opposto arrivano quelli che fanno gli splendidi. Non guardate mai a quello che dicono, ma guardate quello che fanno. Saturno chiede realismo, quindi questa è una regola che sicuramente vi tornerà utile. Quindi ragazzi, amore, figli, crescita personale, formazione, cultura, io direi che è un ottimo momento. Sarà che gli ultimi 7 mesi di Saturno in Acquario dovrebbero traghettarvi verso una realtà diversa nel 2023 e sicuramente positiva, più positiva di quella che avete attraversato negli ultimi 2 anni. Fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, per voi l'ingresso di Marte nel segno dei Gemelli e questo ponte di 7 mesi che accompagna gli ultimi 7 mesi di Saturno in Acquario rappresenterà una vera e propria rinascita. Dopo il transito logorante, lacerante, rivoluzionario, probabilmente
tranchant, distruttivo di Marte, Urano, nodo nord sul vostro discendente dal 5 luglio al 21 agosto, credo che sia inevitabile. È chiaro che il transito non è ancora finito, ci vuole ancora molto, questo video è stato girato con anticipo, ma è inevitabile che qualcosa in questi 2 mesi, dal 5 luglio al 21 agosto, vada via con l'acqua, resti nel passato, come questo transito Marte-Urano al vostro discendente sono un po' come la corrente che tutto lava, una corrente limpida, cristallina, per non dire una valanga, che tutto lava e che lascia solo le cose reali ed essenziali. Per non fasciarci prima la testa, prima del dovuto, possiamo dire che questo transito vi spinge in realtà a lasciare andare, a troncare definitivamente tutta una serie di modi di fare, no? Perché poi le situazioni, le collaborazioni, i rapporti che questo transito potrebbe mettere fortemente in discussione non sono altro che lo specchio e il riflesso di tutta una serie di comportamenti che, se non fossero disfunzionali, che se non fossero messi in atto non sarebbero, come dire, toccati e scalfiti dal transito. Quindi il succo è di approfittare di questo passaggio impegnativo dei pianeti in Toro per eliminare degli atteggiamenti magari di controllo, di sotterfugio, di dominio, anche malcelato, di controllo degli altri però in maniera manipolatoria, proprio di manipolazioni vere e proprie, di cercare di controllare, di gestire cose che non sono vostre, che non vi appartengono, che non sono di competenza vostra e sulle quali avete messo gli occhi per puro ego, ok? Voi amate la competizione, la sfida nascosta, cercate di evitare tutti questi atteggiamenti, cercate di evitare la competizione con altre persone, cercate di non pungere a vuoto, ok? Perché questo transito rimette, diciamo, tutto a quello che è veramente soltanto vostro, e nel disgraziato caso in cui vi foste, come dire, dedicati, amanti come siete della competizione, amante come siete delle sfide, nel caso in cui vi foste dimenticati di curare il vostro orticello, quindi quello che è soltanto vostro, e magari no, vi foste lasciati così travolgere da situazioni esterne, potreste rimanere davvero con poco in mano. Comunque, quindi cercate, qualsiasi cosa accada, ragazzi, questo può accadere anche lavorativamente parlando, ok? C'è una grande rivoluzione nei rapporti e nel modo in cui voi vi rapportate, ok? Quindi cercate di capire qual è il messaggio dietro all'avvenimento, al fenomeno che si verificherà o che si sta già verificando. Quindi cercate di modificare, cercate di sviluppare un comportamento e una visione della vita più concreta, cioè fate soltanto le cose che vi danno certezza, che sono realmente funzionali. Proprio chiedetevi: perché sto facendo questo? Quando sentite che lo state facendo unicamente per ego, per competizione, per qualcosa, per vendetta, cercate di non farlo, perché fino a marzo dell'anno prossimo avrete comunque Saturno quadrato, dissonante, quindi la severità del maestro Saturno è accentuata, ok? Quindi le difficoltà non terminano con il 21 agosto se non avete recepito il messaggio. Quindi per il 21 agosto per il 20 agosto si dovrebbero essere tolte tutte le cose superflue, inutili, che non erano più utili alla vostra evoluzione. Fino a marzo, grazie a questo transito di Marte, grazie anche a questo transito di Marte in Gemelli, c'è la rinascita, c'è questa grande rinascita che è una rinascita psicologica,
Marte formerà un trigono con un ottimo aspetto con Saturno, quindi è come se voi ricostituirete le vostre radici. È probabile che voi facciate un tuffo nel passato, nel vostro karma familiare, riviviate la vostra infanzia, la vostra vera identità, quindi è come se ci fosse una morte e una rinascita. La rinascita durerà 8 mesi e poi da marzo, ragazzi, il cielo cambierà completamente, avrete Marte e Saturno che entreranno nei vostri amici segni dei pesci e del cancro. Marte lascerà il 24 il segno dei gemelli, il 24 marzo, Saturno il 7 se non sbaglio marzo lascerà il segno dei gemelli, entrerà nel segno del cancro, quindi formeranno un trigono che è una collaborazione e vi sosterranno. E se voi avrete impegnato nella maniera migliore, più giusta, questi 7 mesi di transizione dal 20 dicembre fino al 24 marzo, vi ritroverete in una vita completamente modificata, perché poi se in questi 7 mesi farete questo viaggio interiore dentro di voi e rinascerete proprio psicologicamente, no? Nuovi, leggeri, con la voglia di conoscere, con la voglia di imparare, scevri dalla voglia di controllare, di insinuare, di interferire, e sarete nel vostro, vi ritroverete veramente nel giro di poco in una realtà completamente diversa, in una realtà bella, in una realtà assolutamente costruttiva. Avrete il trigono di Saturno per circa 3 anni, quindi fino al 2026, quindi come dire, il peggio sarà assolutamente passato, anche se insomma sicuramente gli ultimi anni vi hanno messo fortemente alla prova. Voi ricordate che nulla può toccare quello che è vostro, ma deve essere vostro veramente, quindi non entrate in competizione con l'esterno, cercate di costruire qualcosa di solido, con fondamenta solide, basato sull'amore, non sul controllo, non sulla competizione, non sulla rivalsa e non sull'ego. Comunque dal 20 agosto al 24 marzo avrete un grandissimo momento di rinascita psicologica. Approfittate di questo momento, se non ce la fate cercate un mental coach, cercate qualcosa, no? Cercate tutte le nozioni di cui avete bisogno per essere traghettati in una nuova realtà, perché si apre veramente una sorta di Stargate, uno spazio temporale dove veramente potrete immergervi e rinascere, però c'è bisogno della vostra collaborazione, quindi forza, in bocca al lupo per questo ultimo mese di Marte in Toro, e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, l'ingresso di Marte il 20 agosto del 2022 aprirà le porte ad un periodo abbastanza teso, abbastanza sfidante, abbastanza proprio, come dire, anche ricco di colpi di scena, che durerà circa 7 mesi, però è una fase che accompagna proprio l'ultimo percorso, l'ultimo tragitto di Saturno in Acquario, e c'è un trigono tra Marte e Saturno, quindi la buona notizia è che, siccome molti di voi sono appassionati di astrologia e sanno che avranno 7 mesi Marte opposto, allora, la prima cosa, ragazzi, è che è successo a tutti almeno una volta, più volte, decisamente più volte nella vita, a volte non lo sapevamo semplicemente, siamo tutti qui sopravvissuti, quindi, come dire, si può fare. La seconda buona notizia, che è forse anche meglio della prima, è che Marte formerà un trigono, cioè un aspetto molto positivo con Saturno, che a sua volta forma un aspetto positivo con i vostri valori in Sagittario, che sia il Sole, che sia l'ascendente, che sia la Luna, per esempio, no? Ma anche Marte. Questo che cosa significa? Che anche se si presenta la sfida, anche se si presenta il ricorso, anche se si presenta il contenzioso, anche se si presenta una questione che va risolta per vie legali, anche se avete un nemico, non so come dire, però sembra che la legge
e Saturno, quindi le istituzioni, la giustizia, no? Proprio in generale, siano dalla vostra. Quindi è come se si presenterà, come se si presentasse un periodo sfidante nei rapporti, nelle società, nelle questioni legali, nei rapporti a due ragazzi, quindi o proprio in un matrimonio, se ci sono già tensioni, potrebbe essere un periodo particolarmente teso, no? Forse di esito, nelle società, dicevo, nelle questioni legali e ovviamente nelle assunzioni, quindi ovviamente dipende da come arrivate al transito. Se, come ho appena accennato, c'è una situazione lavorativa compromessa, con rapporti altamente compromessi, o c'è una situazione matrimoniale arrivata agli sgoccioli da illo tempore, quando veramente non c'è più, come dire, il collante per rimanere, allora già il trigono di Giove, già Giove a favore vi aveva aperto forse a nuove conoscenze o comunque ad un punto di vista molto più possibilista. Se magari fino a maggio rifiutavate l'idea di affrancarvi, scusatemi, sia da un lavoro sia da una situazione sentimentale, probabilmente da maggio è diventata, se l'avete rifiutata fino a maggio, da maggio è diventata più accattivante. C'è da dire che la fortuna è dalla vostra, è assolutamente dalla vostra, anche se dal 28 luglio Giove diventa retrogrado, quindi vi invita a, come dire, a valutare ad andarci piano. Urano verso fine agosto dovrebbe tornare retrogrado e le tensioni dovrebbero esserci. Tradotto, se possibile, cercate di arrivare almeno, prima di prendere decisioni proprio devastanti, cercate di arrivare alla luna piena dell'8 dicembre. Lì avrete una visione delle cose più completa e dal 20 dicembre, con Giove che ritorna a vostro favore, avrete tutte le possibilità e forse anche il favore degli eventi. Quindi, se possibile, ove possibile, di attendere fino prima di prendere grandi decisioni, di fare grandi movimenti, di aspettare l'8 dicembre. Quindi questa è una cosa interessante. Se invece arrivate con una situazione invece di vuoto, quindi magari siete senza lavoro, magari siete senza amore, allora questa situazione di l'ingresso di Marte in Gemelli, in realtà preceduto dalla luna piena del 12 agosto, insomma dalle giornate dalla seconda settimana d'agosto, potrebbe verificarsi nelle vostre vite un incontro molto interessante, oppure una notizia lavorativa molto interessante. Se siete senza amore, se siete senza lavoro, sappiate che a volte la vita fa tutto un conto e che una cosa non esclude l'altra. Fatto sta che nella seconda settimana di agosto dovreste avere qualche novità che poi ovviamente aprirà uno scenario, spalancherà la porta a Marte in Gemelli. Se si tratta di una novità lavorativa, è chiaro che Marte in Gemelli per 7 mesi porta una sorta di periodo teso, di prova, di confronto, magari di spostamenti, di pendolarismo, di dovervi abituare a nuove situazioni, a delle situazioni diverse, quindi potrebbe esserci questa cosa, però dopo i 7 mesi, comunque già in dicembre, dovreste, grazie poi al ritorno di Giove, capire come vanno le cose, no? E avere un quadro tra gennaio e maggio 2023 di nuove prospettive, quindi tutto sta anche in questo caso ad arrivare a dicembre. Dicembre e gennaio, giusto per tenerci larghi, e perché non tutti rispondono allo stesso modo ai transiti, perché non tutti siamo pronti allo stesso modo e perché spesso siamo frenati, no? E quindi se siamo frenati noi, anche le vicende della vostra vita, della nostra vita, girano poco e male. Stessa cosa per l'amore.
se fate un incontro come presagito, come predetto, con la luna piena del 12 agosto, quindi nelle giornate, nei giorni della seconda settimana di agosto, potrebbe iniziare un periodo, come dire, molto avventuroso, di grande movimento, anche di tensioni, forse di diatribe, forse fatto anche di lontananze. Potrebbe iniziare questo periodo molto, molto interessante che va verificato. Una luna piena di grande verifica sarà quella dell'8 dicembre, lì dovrebbe chiarirsi se ci sono i presupposti o se la cosa non sarà fattibile. E poi da marzo 2000, da quando Marte entrerà in Cancro quindi da marzo 2023, nello stesso mese, quando Saturno entrerà nel segno dei pesci, ci saranno gli esiti proprio definitivi per capire se dovete mettere radici con le persone che avete incontrato o se una nuova volta dovete mettere in discussione tutto, perché potrebbe accadere anche questo con questo lungo transito di Giove in Ariete, sestile a Saturno, e quindi se nel frattempo sarà spuntata qualche altra interessante novità. È da valutare molto il periodo autunno, seconda parte dell'autunno e primo mese invernale, ragazzi, però cercate di contenere i danni, le tensioni, ove possibile, ragazzi, dove le cose non si fanno troppo tese, anche le provocazioni, fino all'8, eventualmente fino all'8 dicembre. Se ovviamente, ragazzi, astra inclinant e homines determinant, se l'astrologia non può obbligarvi a fare niente, perché il tema natale andrebbe valutato di persona in persona, perché qui lo stiamo facendo sul Sole e sull'ascendente, ma non sappiamo quello che c'è dentro. Siccome sarete probabilmente sottoposti a importanti tensioni, laddove ravvisate le condizioni per non continuare, ovviamente ricordatevi che questo non è un tema natale complessivo e quindi può offrirvi, sicuramente basato su valori molto importanti del vostro tema natale, può offrirvi uno spaccato interessante, ma siccome ci sono dei temi natali in cui le persone hanno il Sole o l'ascendente in Sagittario e poi uno stellium o qualcosa di molto importante in altri segni e magari non lo sanno, è bene tenere in considerazione che questo sarà un transito abbastanza sfidante, quindi se la vostra sfida è quella di riuscire ad affrancarvi da qualcosa, da una situazione, perché di solito non riuscite a mollare e ad abbandonare, allora questa cosa potrebbe essere volta al contrario, cioè potrebbe essere l'occasione giusta invece per misurare il vostro coraggio e lasciare andare qualcosa di disfunzionale, ok? Quindi gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina. Un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, l'anno prossimo, da marzo 2023, avrete un cielo veramente strepitoso. Stavo guardando i vostri transiti, avrete l'ingresso di Saturno nel segno dei pesci che formerà un sestile al vostro Sole, al vostro ascendente. Se avete anche altri pianeti in Capricorno, sarà fantastico. Avrete poi Giove in Toro, Urano a favore, insomma. Ragazzi, il 2023 sarà veramente di ripresa, di conferme, di consacrazioni, di svolte positive, meraviglioso, però ci dobbiamo arrivare e vediamo di arrivarci nella maniera meno stressante possibile. Allora, Capricorno, ascendente Capricorno, stanno risentendo e ne risentiranno. Se non dovesse essere successo ancora nulla, ne risentiranno molto probabilmente entro il 20 agosto 2022, cioè quando Marte finirà di congiungere Urano e quindi finirà Marte in Toro di fare degli aspetti importanti con i nostri amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno.
Potrebbe, ragazzi, ci sono delle situazioni rivoluzionarie, potrebbe finire un amore, potreste avere dei colpi di scena, sentimentalmente parlando, potrebbe esserci gelosia, ma potrebbero anche, siccome Marte è l'Eros in Toro, potreste anche fare la conoscenza di una persona che scombinerà le carte in tavola se avete già una relazione preesistente, ok? Contestualmente, probabilmente state pensando di cambiare casa e contestualmente verso giugno, tra il 25 maggio e il 5 luglio, potrebbe essersi concluso, comunque potreste aver messo in discussione anche una situazione lavorativa, quindi con annesso trasloco, quindi è molto probabile che entro il 20 agosto saluterete il vostro team, la vostra squadra. Ora, l'ingresso di Marte in Gemelli, fino che accompagna gli ultimi 7 mesi, è come se arrivasse a braccetto e accompagnasse gli ultimi 7 mesi di Saturno in Acquario, perché Marte farà un ottimo aspetto con Saturno, per fortuna. È un aspetto di crescita, di chiarimenti, è come se fosse un ponte. Quindi dal 20 agosto al 24 marzo 2023 c'è questo trigono, questo aspetto positivo di Marte con Saturno che ci deve portare proprio deve accompagnare il grande maestro, no? Saturno, alla fine del suo percorso nel segno dell'Acquario, e probabilmente c'è bisogno di molta forza, il sostegno di Marte, molta forza nelle notizie, nei chiarimenti, nelle comunicazioni, negli spostamenti, come se dovessimo fare un po' tutti un surplus, proprio sarà a livello mondiale, di nozioni, di cambiamenti, di energia, di scambi, anche di brainstorming, perché Marte in Gemelli è quello, cioè la lotta, la competizione, il dibattito si spostano proprio nell'ambito intellettuale, dei contatti, delle comunicazioni, a seconda del lavoro, dell'ambito in cui voi lavorate, sarà un periodo sicuramente molto intenso proprio per comunicazioni, sentire, contatti, elaborare prima di prendere una decisione. Allora, in quale settore Marte per questi 7 mesi per voi amici Capricorno e ascendente Capricorno porterà cambiamenti, energia, tensioni, trasformazioni? Insomma, sicuramente un periodo non tranquillo, un periodo movimentato, e sarà nel settore lavoro, come ho appena detto. Infatti è probabile che stiate raccogliendo le fila di una situazione, no? E terminarla a breve per poi iniziare a destrutturare tutta la vostra vita, quindi o nel lavoro o nel quotidiano, ragazzi, o per questioni di salute. Ci sarà questa fase di 7 mesi nella quale magari dovrete rivalutare, dovete fare delle cure, oppure dovrete cambiare completamente la vostra routine. Magari, ragazzi, la routine alimentare, la routine di movimento, sportiva, cose di questo genere, cioè c'è proprio una nuova energia, quindi probabilmente sentirete nuove persone, annetterete nuove persone, diciamo, al vostro entourage, alle vostre frequentazioni. È come se vi arrivasse un cambio che porta proprio nuove informazioni, no? Quindi proprio nuovi punti di vista, nuove info, nuove competenze, nuove cose mentali. Quindi un periodo molto intenso dove la vostra quotidianità cambia, state costruendo un ponte per crearvi da marzo 2023 nuove certezze, nuove fonti di denaro, una nuova resistenza psicofisica, una nuova forza, e probabilmente state anche cercando di mettere da parte delle risorse economiche per tutta una serie di investimenti, o proprio per attraversare l'inverno in vista di tempi migliori. Questo Giove in Ariete vi ha scombussolati un po', quindi dal 20 agosto le notizie vi arriveranno dal 4 agosto, no? Le notizie ufficiali, le verbalizzazioni della fine di un lavoro, nuovi contratti, nuovi contatti,
le conoscenze sentimentali, qui le cose si potrebbero muovere anche a braccetto, no? Quindi dal 4 agosto iniziano questi contatti interessanti, propositivi, costruttivi, finalmente avete degli interlocutori affidabili, però insomma è da vedere, le cose no? Vanno un attimo decise, valutate. Il consiglio, visto che a voi è un discorso molto legato al lavoro, non prendete decisioni dall'11 settembre ragazzi al 4 ottobre, quando ci sarà Mercurio retrogrado. Non prendete decisioni né, se possibile, mettete firme 11 settembre 4 ottobre, perché ci sarà Mercurio retrogrado e non solo, sarà opposto a Giove, quindi le sviste, i disguidi, insomma sarebbe meglio non far partire una cosa con un cielo del genere, no? Se mai doveste firmare un nuovo contratto. Se poi proprio non se ne può fare a meno, ragazzi, vuol dire che il cielo vuole che vada così e che magari viviate questa nuova esperienza. Poi avete un cielo talmente bello dalla tarda primavera del 2023 che questa è una fase di transizione nella quale vi state ristrutturando psicologicamente. Avete Saturno nel settore proprio della capacità di badare a voi stessi, volendo anche da soli, e quel Marte opposto all'entourage probabilmente lo sta destrutturando, quindi è come se dovete prima attraversare una fase in cui lasciate il vecchio proprio anche come persone, come contatti, come dimensione, come casa, come luogo, ricominciare proprio come uno scolaretto da un'altra parte e poi sbocciare in primavera. Se non si tratta di questioni di salute, cure, ragazzi, magari un intervento programmato, no? Se non si tratta di questioni di cure, un Marte in sesta casa e non ci sono tensioni anche lavorative, perché magari non è detto che sfocino è difficile, ma insomma, non è detto che sfocino in un cambio di sede, no? In un altro contratto, ma comunque se non dovessero esserci tensioni al lavoro, quello che potrebbe essere Marte in sesta casa è lavori in corso in casa, ragazzi, è proprio la vita quotidiana che viene movimentata da Marte, la forza e l'energia. Da lavori, da situazioni, insomma, da un via vai di persone, quindi c'è un work in progress sicuramente costruttivo, perché comunque Marte, forse dovreste fare degli investimenti economici, no? Però tutto andrà a buon fine, quindi ragazzi tutto sta ad arrivare al 24 marzo del 2023, periodo movimentato, un po' stressante, però finalizzato a farvi sistemare un sacco di cose lasciate in sospeso, dentro e fuori di voi. Un grandissimo in bocca al lupo, non prendete decisioni ricordatevelo, dall'11 settembre al 4 ottobre. E passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, dal 20 il cielo sospende tutte le quadrature di Marte a Saturno che vi stanno veramente, ragazzi, complicando un po' in questo momento, no? Fino al 20 agosto, un po' la vita familiare, un po' le questioni economiche, insomma è un periodo particolarmente stressante, ma dal 20 agosto Marte entra nel segno dei Gemelli. I Gemelli, come tutti i segni, come l'altro segno d'aria che è la Bilancia, sono degli amici dell'Acquario, e quindi inizia innanzitutto un momento di respiro, di leggerezza, di grande movimento. È come se finalmente usciste dalla prigione che la famiglia vi sta creando, prigione di doveri, di responsabilità, di costrizioni, di rimproveri. Forse non siete stati bene, forse siete stati malati, o forse vi siete dovuti prendere cura di qualcuno, magari avete dovuto ristrutturare casa, o comunque avete avuto dei lavori, quindi avete trascorso magari la parte centrale dell'estate, luglio e agosto, in una maniera abbastanza, come dire, costretta, sofferta, sacrificata. Insomma, voi siete segni d'aria, avete tanto bisogno di leggerezza
di leggerezza, di movimento, no? Di brio, di socialità. Tra l'altro con la pandemia e Saturno su Sole ascendente, diciamo che gli ultimi 2 anni e mezzo già non sono stati una passeggiata. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, avete Saturno, il signore del karma, su Sole ascendente. Sull'ascendente lo sentite ancora di più perché può cambiare la vita a 360 gradi, sul Sole invece è più mirata a seconda del settore nel settore del tema natale nel quale il vostro Sole si trova, e comunque può essere legata alle figure maschili volendo. Comunque un ritorno su Saturno è una cosa che accade ogni 30 anni circa. Nella vita la viviamo 2, massimo 3 volte e porta delle svolte epocali, la chiusura di cicli importanti e l'inizio di nuove fasi di vita, no? Quindi segna proprio uno switch con la maturità, un avanzamento, una crescita. Ovviamente se nei 30 anni precedenti avete seminato male, ma seminato male, ragazzi, significa che avete fatto delle cose lontane da voi stessi, che vi siete lasciati trasportare dagli eventi, che avete fatto delle scelte non in linea con il vostro cuore, con la vostra felicità, con la vostra mission, no? Con quello che avete veramente, perché sapete, l'acquario magari è ambizioso, desidera fare cose, desidera raggiungere magari delle situazioni, fa delle scelte a volte per la sicurezza, per il controllo, perché c'è un certo prestigio dietro a queste cose, però magari soffrite perché siete bravissimi a mettervi in gabbia da soli. Quindi quando arriva Saturno, se negli ultimi 2 anni e mezzo delle cose si stanno sgretolando, ragazzi, lasciatele andare, perché vuol dire che abbiate il coraggio di lasciarle andare. Io immagino che luglio e agosto siano catartici da questo punto di vista, perché se c'era rimasto qualcosa in piedi probabilmente è arrivata una ventata di Marte in Toro per farvi vedere ancora di più il cielo con le stelle. Avete bisogno di destrutturare tutte le cose finte, tutte le cose che non vi fanno battere il cuore, tutte le cose che non vi rendono felici. Avete bisogno di destrutturarle, di liberarvene, e Saturno chiede anche una sorta di selezione, magari no, anche se voi siete degli animali sociali, anche nelle amicizie, ok? Per ripartire con un trentennio diverso, più elitario, più in linea con voi, no? Più selettivo, quindi più stabile e che vi arricchisca e che sia migliore per voi. Tutto questo è probabile che inizi dopo un agosto sicuramente torrido, il 20 agosto, con l'ingresso di Marte in Gemelli, segnerà un periodo di leggerezza finalmente rinnovata. È un periodo bello per i figli. Forse siete stati dietro ai ragazzi e magari iniziano a tornare a scuola, chi lo sa. Comunque c'è un momento di leggerezza con i figli, di divertimenti, forse partite, forse andate in vacanza. Se siete degli adulti grandi, magari avete dei figli che dal 20 agosto vi riporteranno delle buone notizie, successo degli studi, trasferimenti magari per andare a studiare, un buon posto di lavoro, una frequentazione sentimentale. È un buon momento assolutamente per i figli, per la creatività. Se state facendo delle cure perché volete avere dei bambini, sicuramente questo sarà un momento, saranno 6-7 mesi floridi, diciamo, interessanti, positivi, costruttivi da questo punto di vista. E poi da marzo, quando Saturno passerà nel segno dei pesci, è probabile, per tutta una serie di cose che vedo, che il vostro sogno, se volete dei bimbi, sia coronato. La parte sentimentale potrebbe, se le relazioni matrimoniali, se i contratti resistono e arrivano indenni al 20 agosto, allora riprenderanno verve, vitalità, leggerezza, attraverso il divertimento, la complicità, il parlare molto, il riscoprirsi amici e complici, e quindi ci sarà un periodo di collante, no? Di ripristino dei rapporti precedenti,
ovviamente con la leggerezza, nei sentimenti, no? Con la complicità, lavorativamente parlando, con i chiarimenti, perché Marte in Gemelli indica quello, no? Chiarimenti verbali, un lavoro, un impegno, un lavoro intellettuale, quindi anche se dovessero esserci tensioni dovreste spuntarla abbastanza felicemente, a meno che il vostro posto in quella sede non sia concluso, perché io vi ricordo che avete sempre un transito di Giove interessante che potrebbe portare ulteriori cambiamenti di sede da qui a maggio dell'anno prossimo. Adesso siete probabilmente incerti, Giove dal 28 è diventato retrogrado. Ragazzi, se doveste prendere decisioni, non firmate, decisioni di spostamenti, di sede, qualsiasi cosa. Se possibile, ove possibile, cercate di non firmare o di dare comunicazioni dall'11 settembre 2022 al 4 ottobre, quindi questo è importante. Mi sono dimenticata di dire, stavo parlando delle coppie stabili dove può esserci una ripresa, però ci possono essere anche nuovi amori, nuovi incontri, così molto amichevoli, molto adolescenziali, molto briosi, non particolarmente passionalissimi, a volte anche un po' tesi, però poi vedrete nelle giornate della prima settimana di dicembre, nelle giornate dell'8 dicembre, vi accorgerete se questo nuovo amore ha i presupposti per andare nel futuro oppure no. Ok? Quindi c'è anche la possibilità di nuovi amori. D'altra parte, quando Saturno passa sul Sole ascendente, rivoluzione e conclude talmente tante cose, ne mette in discussione altrettante, che insomma è normale che con un trigono di Marte e soprattutto dopo una quadratura di Urano e Marte in Toro si aprano degli spiragli. Poi valuterete voi. Quando Giove ritornerà dal 20 dicembre in Ariete, valuterete voi se quello che è arrivato nella vostra vita può rimanere o sarà meglio il passato. Insomma, ci sono degli spiragli per valutare tutto. Comunque, il peggio anche questa volta è passato, ok? Credo che si possa dire, insomma. Saturno ha fatto il suo lavoro, da questo momento in poi dovrebbe essere una grande ripresa. Fatemelo sapere nei commenti come vanno le cose. E passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, il 20 agosto per voi, con l'ingresso di Marte nel segno dei Gemelli, si inaugura una stagione leggermente tesa, ricca di magari di verbi, tensioni, comunicazioni, no? Così, di pepe, di chiacchiere, di chiarimenti, di tensioni verbali, ma anche intellettuali. Volendo potrebbe essere anche un periodo in cui un figlio si laurea, no? Comunque la cosa sembra interessare principalmente il settore famiglia. Ragazzi, il settore famiglia si estende alla vostra dimora, quindi magari possono partire i lavori in corso di ristrutturazioni, tutti fanno ristrutturazioni, potrebbe indicare quel periodo. Comunque Marte in Gemelli per voi è un po' scomodo, proprio perché vi porta disordine, fastidi, tensioni, via vai in casa, no? Quando voi siete amanti dei vostri spazi, delle vostre comodità e soprattutto quando sentite il bisogno di ritirarvi, no? Di sparire, di raggiungere proprio le parti più profonde dei vostri oceani interiori, magari ecco, con un transito di Marte in Gemelli potrebbe non essere possibile, come se non vi sentiste mai soli. Potrebbe esserci un sovraffollamento, ecco, in casa, per questo ho pensato ai lavori, oltre che Marte. Comunque Marte formerà un trigono con Saturno, quindi c'è comunque una crescita, c'è comunque un miglioramento alla fine del transito, c'è una crescita, c'è un impegno che sono forieri proprio a farvi trovare preparati e con il campo arato nel migliore dei modi per l'ingresso di Saturno nel vostro segno a marzo 2023, che
vi condurrà per 3 anni a tutta una sorta di maturazioni, prese di responsabilità, crescite interiori dei propri sentimenti, quindi è bene arrivare a un transito come quello risolti, preparati, insomma, quindi qualsiasi tensione dovesse presentare questo Marte in Gemelli, se è in famiglia, ragazzi, non fuggite le responsabilità. Se dovete aiutare qualcuno, se dovete essere presente con qualcuno, se c'è qualcuno che sta male, insomma, o se siete voi che magari avete dello stress, risolvetelo, ok? Non lasciate che diventi una cosa cronica. Il pesce a volte fugge dalle situazioni un po', no? Il pesce sguscia, ragazzi, non scompare in un attimo. Forse il più bravo a fare magie. Quindi, siccome poi però Saturno arriverà sul vostro segno, se dovessero presentarsi delle problematiche, siate responsabili prima che Saturno vi imponga di esserlo. Questa è la condizione sine qua non. Altre forme di, come dire, di tensione, ripeto, oltre ai lavori in corso, oltre al fatto di un familiare o voi stessi che magari avete bisogno di attenzioni, di parlare di cure, ovviamente potrebbe esserci un figlio che si laurea, qualcuno che è molto impegnato con lo studio, anche un bambino piccolo che va alle elementari e che quindi impara a scrivere, che voi dovete seguire molto in linea con un transito di Marte in Gemelli. Marte in Gemelli è proprio legato all'apprendimento, all'impegno intellettuale, no? Anche, però dicevo anche alle dispute sicuramente verbali. Ovviamente non neghiamo che Marte in Gemelli in quarta casa indica comunque anche battibecchi in famiglia, ragazzi, anche col vicinato, indica proprio il luogo natio. Un'altra cosa, un'altra simbologia di Marte nel quarto settore potrebbe essere quella, altro che lavori in corso, potrebbe venirvi in mente, visto che il Gemelli, Marte in Gemelli e trigono a Saturno, di spostarvi, magari di spostarvi dal vostro paese, magari, oppure temporaneamente per lavoro dovete attraverso una sorta di pendolarismo potrete fare 6-7 mesi, anche 5, ragazzi, insomma non è detto che poi bisogna spaccare il capello con il transito, magari ecco appunto di pendolarismo, di allontanamento da casa, magari per questioni di lavoro, ragazzi, di studio, di salute, qualsiasi cosa, per cui farete un po' su e giù, salvo poi tornare alla base. Marzo 2023 avrete sia l'ingresso di Saturno nel Sole che Marte in Cancro, che insomma vi porteranno, faranno un trigono molto bello, formeranno a loro volta un sestile con Urano, quindi avrete belle risposte, begli esiti. È un momento molto bello per l'amore, molto bello per i figli, molto molto fortunato, insomma. Poi il cielo vi aiuterà, vi traghetterà, però dobbiamo arrivarci proprio perché quando sta per arrivare Saturno sul nostro Sole bisogna andarci preparati, perché comunque Saturno è anche un esito. Marte in Gemelli potrebbe indicare anche delle compravendite, stavo dimenticando di avvisarvi anche quindi delle trattative, non soltanto trasferimenti, non soltanto ristrutturazioni, non soltanto chi si laurea, non soltanto chi si studia, non soltanto chi magari può aver bisogno, no, di un supporto psicologico di cure qua, qualsiasi cosa, anche una vendita, potrebbe verificarsi anche una vendita, magari ecco, ripeto, delle trattative. Addirittura ragazzi, potreste prendere, visto che avete un Urano che predispone ai trasferimenti, agli spostamenti, potrebbe, se siete lontani e state pensando di tornare a casa, beh ragazzi, potrebbe accadere anche questo, quindi un riavvicinamento improvviso alle origini, ecco, chiaramente con questo Marte dal 20 iniziare, ecco, a fare una fase di transizione, perché questo Marte in Gemelli è un ponte verso il futuro, sono gli ultimi 7 mesi che Marte compie a braccetto di Saturno, quindi è un ponte verso
verso nuove dimensioni. Comunque le vostre radici vengono fibrillate da questi 7 mesi di Marte in Gemelli, vengono shakerate, no? Vengono agitate affinché emerga, si risolva, si guarisca quello che deve emergere, così quando arriverà Saturno in pesci sul vostro sole, sul vostro ascendente, insomma, le radici saranno solide, quindi voi immaginatevi come un grande albero, no? Adesso state lavorando per fortificare le vostre radici, così quando Saturno, che è un grande vento, arriverà, non metterà in discussione, non potrà mettere in discussione le cose importanti. Quindi il succo di questo è: lavorate, date importanza alle cose che per voi contano. Se doveste prendere delle decisioni, evitate di firmare, dare comunicazioni ufficiali, se potete, dall'11 settembre al 4 ottobre, perché ci sarà Mercurio retrogrado in Bilancia, prima in Vergine e poi in Bilancia. Quando sarà in Vergine veramente state attenti, opposto a Giove tra l'altro, quindi momento di grandi sviste, di indecisioni. Se non riusciste a tirarvi indietro, doveste impegnarvi in qualche modo necessariamente, ragazzi, vuol dire che l'universo vuole che ciò si verifichi, e insomma vedremo man mano che i transiti si paventano dove l'universo voleva portarvi. Probabilmente vi porterà a fare delle esperienze che hanno una breve durata, no? A discapito dei presupposti, proprio per farvi maturare un'ulteriore consapevolezza che vi sarà molto utile quando arriverà Saturno in pesci a marzo 2023. Quindi ragazzi, spero di avervi detto tutto, siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero che vi sia stato utile, che vi sia utile nei mesi successivi. Io vi ringrazio tutti per essere stati con me ancora anche questa volta, vi mando un grande bacio, grazie a tutti, ai nuovi iscritti, a quelli che sostengono il canale, a tutti quelli che mi seguono, e noi ci vediamo al prossimo video. Buon Marte in Gemelli a tutti!